Oggi cominciamo con la funzione Vehicle to Load, cioè quella funzione che permette di estrarre energia dalla batteria dell'auto per andare ad alimentare altri dispositivi. Una funzione che molte auto elettriche hanno e che Tesla effettivamente la propone a spizzichi e bocconi, anche in base ai mercati, su alcuni modelli, in particolare sul Cybertruck, ma anche su Model Y L in Cina e laddove Model Y L è disponibile al di fuori degli Stati Uniti, negli Stati Uniti non c'è, ma poi lo propone anche su Model Y Performance negli Stati Uniti. Beh, sempre negli Stati Uniti e a Porto Rico, da oggi Tesla propone il Vehicle to Load su tutte le Model Y Premium, ok? Quindi è possibile già nel configuratore andare ad acquistare l'accessorio dedicato per $80, anche un prezzo, devo dire, molto basso considerato a quanto viene venduto anche su altre auto che va intorno ai circa 200 euro. È possibile estrarre fino a 2,4 kW di potenza, 120 volt, perché comunque negli Stati Uniti si usa il voltaggio a 120 volt appunto fino a 20 ampere. Da cosa è data la possibilità di utilizzare il Vehicle to Load? Perché negli ultimi mesi, dopo che Tesla ha cominciato a inserire questa funzionalità su alcune auto, si è speculato sul fatto che Tesla effettivamente avesse già a bordo l'hardware per effettuare appunto il Vehicle to Load. In realtà non è così, perché il PCS, che è fondamentalmente il Power Conversion System, cioè quel sistema, il caricatore di bordo di base, che fondamentalmente ha varie funzioni, tra cui anche trasformare la corrente continua in corrente alternata e viceversa. Nel nostro caso è proprio da corrente continua a corrente alternata. Beh, effettivamente ci sono proprio due codici diversi, parliamo di Stati Uniti, per il PCS1, quindi quello che non ha questa funzionalità, e per il PCS2 che invece ha questa funzionalità. Quindi tecnicamente negli Stati Uniti, se una persona paga, può effettivamente effettuare il retrofit, ma parliamo comunque di circa $2000, quindi non penso che effettivamente valga la pena, ok, per avere il Vehicle to Load. Parliamo di Stati Uniti perché? Perché ovviamente il PCS montato sulle auto americane è diverso dal PCS montato dalle auto, per esempio, europee, perché noi abbiamo la trifase e abbiamo i 240 volt in uscita, quindi è un pezzo completamente diverso. Quindi a oggi in Europa non è disponibile su nessuna auto il Vehicle to Load. Tra l'altro, su Model 3, nonostante sia prodotta fondamentalmente negli stessi stabilimenti, non è disponibile. Si vocifera che Tesla stia già cominciando a montare negli Stati Uniti anche per Model 3 questo nuovo PCS, quindi per offrire questa funzione anche su Model 3. Io sinceramente la vedo come una funzione che ormai dovrebbe diventare di serie su tutte le auto elettriche o elettrificate, quindi sia full electric che plug-in hybrid, perché comunque è una funzione estremamente comoda e quindi spero vivamente che Tesla cominci a fare questo aggiornamento e ad offrire il Vehicle to Load su tutti i propri veicoli. Cybercab, ma dove sono tutti questi Cybercab? O meglio, ne abbiamo visti un sacco a Austin, più in altre città sparsi per gli Stati Uniti, ma a oggi abbiamo visto circolare, anch'io li ho visti personalmente a Austin, solo versioni test. Sappiamo che esistono le versioni, quelle proprio di produzione definitiva, ma a oggi Tesla non sta ancora offrendo il servizio di robotaxi con il veicolo Cybercab. È uscita ieri una notizia che parla dell'inizio, comunque di un evento, dell'inizio del servizio di robotaxi con il Cybercab entro agosto. In realtà
è una notizia alla quale io non ho dato troppa importanza perché sembrano un po' quelle sparate che lasciano un po' il tempo che trovano, ma effettivamente oggi Tesla ha pubblicato una cosa col suo account su X Tesla Robotaxi che dice usa il Robotaxi fino al 23 agosto per aumentare la possibilità, una sorta di lotteria, di partecipare all'evento di lancio del Cybercab. Più corse, più possibilità di vincere. Quindi, se tanto mi dà tanto, entro il 23 agosto, poi Tesla ha detto che il 25 annuncerà i vincitori, secondo me, conoscendo Tesla, nel giro di pochi giorni ci sarà l'evento ufficiale effettivamente del lancio del Cybercab e quindi potremmo cominciare a vederlo intanto sicuramente a Austin, ma secondo me anche direttamente in altre città. Tra l'altro, penso che in alcuni stati, in alcune città, lo vedremo con volante e pedali. Tra l'altro si vede che è una sorta di retrofit, cioè che in realtà esce senza, ma poi glielo montano, ma solo, non perché viene guidato, ma solo per una questione di legislazione in quegli stati, quantomeno per ora. Insomma, questo è quello che si è visto in giro. Insomma, non ci resta che aspettare, ma sembra davvero che il momento sia arrivato. Ma qui aggiungo anche un'altra cosa. Perché proprio nella scorsa puntata abbiamo parlato della Roadster 2.0 e la stessa fonte che ha parlato del rilascio del Cybercab entro agosto ha parlato anche dell'evento Roadster entro fine agosto. Quindi comincia ad assumere un po' più di credibilità. Vedremo quello che succederà. Ultimamente abbiamo già parlato del camion Tesla perché è stato aggiornato il sito, abbiamo parlato di un grossissimo ordine che riguarda gli Stati Uniti per il Tesla Semi, ma oggi Tesla ha un po' sorpreso tutti. Intanto vi faccio vedere un video e vi ricordo che già da qualche indizio sapevamo che il Tesla Semi sarebbe arrivato anche in Europa, ma effettivamente arriva la conferma ufficiale e avremo tutti i dettagli dal 12 settembre perché Tesla presenterà ufficialmente la versione europea del proprio camion elettrico proprio in Germania a una delle più importanti fiere internazionali che riguardano i trasporti. Sono proprio curioso di vedere le differenze dal semi americano, che vi ricordo non è cabinato, ok? È solo diciamo, il trattore stradale senza la cabina, cosa invece molto comune in Europa. Sono veramente curioso di vedere se ci saranno anche differenze magari di batteria, perché comunque Tesla si deve anche un po', secondo me, adeguare a quelle che sono, diciamo così, le leggi da una parte e le abitudini dall'altra di trasporto, quindi rispettare i tempi per i trasporti, eccetera, eccetera, e quindi magari ha portato delle modifiche proprio per andare incontro a quella che è la legislazione europea, anche per quanto riguarda lunghezza, pesi e tutto il resto. Ma insomma, non manca molto, il 12 settembre avremo un po' di risposte. Torniamo a parlare di Cybercab perché recentemente abbiamo parlato di un concorso per essere invitati all'evento di presentazione, quindi essere passeggeri per primi a Austin, ovviamente in Texas, del veicolo dedicato al servizio di robotaxi, quindi il Cybercab. Beh, non avevamo una data per l'evento, adesso ce l'abbiamo. Il 3 settembre Tesla inizierà ufficialmente il proprio servizio di robotaxi con i veicoli Cybercab. Ora, non abbiamo dettagli particolari. Non sappiamo se i Cybercab verranno messi per strada solo ad Austin, se verranno effettivamente messi per strada anche dopo l'evento, se cominceranno il loro servizio anche in altre città e non solo in Texas, perché abbiamo visto che ce ne sono un bel po' in varie città degli Stati Uniti, quindi tutte queste cose non le sappiamo. L'unica certezza è che il 3 settembre succederà qualcosa a Austin e l'evento dovrebbe svolgersi all'interno della fabbrica, quantomeno per quanto riguarda l'evento. Poi è normale che
nel momento in cui il Cybercab comincerà ad andare per strada, sarà disponibile per le strade di Austin. Beh, staremo a vedere che cosa succederà il 3 settembre. Vediamo un po' se ci sarà una live streaming, a quel punto ci starebbe una bella live notturna, perché ovviamente col fuso orario del Texas sarà sicuramente notturna, qui su lampi di Tesla. Beh, staremo a vedere, i dettagli ancora sono tutti da scoprire. Due parole sull'evento, perché è un momento fondamentale, per due motivi fondamentalmente. Il primo è perché il veicolo è estremamente nuovo, sia per quanto riguarda l'utilizzo, e quindi senza volante e senza pedali, sia per quanto riguarda il sistema costruttivo. Quindi che cosa significa? Che Tesla, dopo 2 anni dalla sua presentazione, mette per strada un veicolo che è completamente innovativo sotto tantissimi punti di vista e pianifica di produrne veramente tanti, ma veramente tanti. Ok? E quindi adesso comincia a metterli per strada. Il secondo motivo per cui è un momento importante è perché Tesla ha puntato tutto sulla guida autonoma, o quantomeno molto sulla guida autonoma, e questo è il momento in cui o la va o la spacca. Ma se dovesse andare bene, se dovesse funzionare effettivamente in grandi numeri, sarà un'enorme rivoluzione nel trasporto, perché qual è il vero senso della guida autonoma nel servizio di taxi, quindi robotaxi? Il fatto che i costi scenderebbero drasticamente e quindi più persone sarebbero invogliate a utilizzare il servizio di robotaxi rispetto a oggi. Si aprirebbero una marea di scenari che a oggi non esistono e che facciamo anche fatica a immaginare. Il senso è proprio questo. Quindi, intanto vediamo che cosa succede il 3 settembre, e dal 3 settembre in poi io credo che il futuro di Tesla sarà sempre più segnato verso la vendita di servizi rispetto alla vendita di pezzi di ferro. Ecco, io li chiamo sempre così.